Salve, benvenuti o bentornati. Questo progetto da realizzare con la tecnica del candy wrapper è leggermente più impegnativo del precedente. Ci saranno elementi di novità come cucire assieme righe zigzag o raccordare un elemento orizzontale con uno verticale. Come sempre sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti necessari per poter realizzare questo porta post-it. Per fare le tessere ho deciso di usare le confezioni di mozzarelle. Questa è una tipologia di packaging che è caratterizzata principalmente da colori che vanno dal bianco al celeste, dall'azzurro al blu, in alcuni casi si può trovare anche il verde. Questi saranno i colori dominanti del progetto. Negli anni, come potete vedere, ho mangiato molte mozzarelle. La plastica utilizzata per confezionare le mozzarelle ha un comportamento, piuttosto antipatico. Tende ad arrotolarsi su se stessa. Guardate questi fogli come si sono arrotolati stretti. Il rettangolo base scelto misura 5,4 x 11,7 cm. Lo trovate incluso nel file di progetto se desiderate stamparlo. Questa dimensione, però, è inclusa anche nel PDF fornito nella lezione 4. Quindi se vi siete già fatti la mazzetta delle basi, non dovrete far altro che recuperarlo da lì, senza bisogno di stampare alcunché. Le confezioni di mozzarelle non sono particolarmente grandi, ma c'è sufficiente spazio di manovra per selezionare attraverso la finestra di controllo colore e grafica desiderati. Dopo averli tagliati usando come guida la base, purtroppo i rettangoli di plastica continuano ad arrotolarsi. Ma è solo una piccola scocciatura, che non impedisce di fare le pieghe e ottenere le tessere. Per fare la base del porta post-it servono 3 righe zigzag da 8 tessere ciascuna e 2 mezze tessere per completare le estremità, più una quarta riga articolata molto semplice composta da 10 tessere e 2 mezze tessere sempre per completarne le estremità. Unite assieme queste 4 righe formano una base quadrata 4x4. Le 3 righe zigzag sono molto facili da costruire, pertanto non servono spiegazioni dettagliate. Se avete dei dubbi consultate la lezione numero 5. Spendo invece qualche parola in più per la riga articolata che ha degli elementi di novità anche se nulla di particolarmente complicato. Si tratta di una riga identica alle altre 3 con una tessera in più alle 2 estremità. Inizio costruendo una forma quadrata 2x2, come quella vista nel progetto per il portapenne. Solo che invece di chiuderla con la quarta tessera, proseguo realizzando una normale riga fino alla penultima tessera. La decima e ultima tessera invece la inserisco nella direzione opposta. Completo il pezzo aggiungendo le mezze tessere alle 2 estremità. Questa è una riga articolata e come sappiamo può avere delle disgiunzioni. Infatti eccole qua. Bisognerà tenerne conto durante la cucitura. Nelle lezioni teoriche abbiamo visto come cucire tra loro anelli zigzag, ma non come cucire righe zigzag. Lo faremo ora. Le righe zigzag vanno cucite su entrambi i lati. La cosa nuova da mostrare è come svoltare da un lato all'altro. Inizio la cucitura a circa metà riga e procedo eseguendo punti di piatto fino alla tessera A. Tra le tessere B e C, che sono le ultime sul lato sinistro delle 2 righe, va fatto un punto testa a testa, necessario per ottenere un'unione salda prima di girare sull'altro lato. Perciò dopo essere entrato nella tasca di C, esco ed entro nel tunnel di B. Esco e ritorno in C. In 3 passaggi ho completato il punto testa a testa. Uscito da C, giro le 2 righe per proseguire sull'altro lato. Anche qui eseguo un punto testa a testa tra le tessere B e C. Quindi entro nella tasca di C, poi passo nel tunnel in B e infine ritorno in C. Con la tessera A riprendo la cucitura di piatto e proseguo fino ad arrivare alla tessera F, all'estremità opposta delle righe. Prima di svoltare faccio un punto testa a testa tra le tessere E ed F.
eseguiti i 3 passaggi prima in E, poi in F ed ancora in E, con il filo esco dalla tessera E e giro il pezzo. Tornando al lato precedente, trovo sulla sinistra la parte di cucitura già eseguita. Non resta che fare un ultimo punto testa a testa tra le tessere E ed F, per poi proseguire con i punti di piatto fino a raggiungere l'altra estremità del filo. La cucitura si completa annodando e poi nascondendo il filo tra le pieghe delle tessere. Se avete delle incertezze sulle cuciture di piatto, consultate la lezione numero 9. Ecco le 3 righe zig-zag cucite assieme. Risultano salde, compatte e il filo non si vede. Ma per completare la base serve un ultimo pezzo, la riga articolata. Avrete certamente notato che unendo tutte le righe si ottiene una base con 2 fori. Vedremo in seguito a cosa servono e qual è la loro funzione. La quarta riga, quella articolata, è diversa dalle altre 3 e richiede una cucitura a sé. Ci sono 2 aspetti da affrontare e sono le disgiunzioni e le 2 tessere in prossimità dei fori che si toccano solo con le punte. In questo caso bisogna abbandonare le cuciture di piatto e fare solo punti testa a testa. Per non complicare troppo i disegni, questa volta non farò vedere tutti i passaggi del filo ad ogni punto testa a testa, ma userò una semplificazione grafica rappresentata da 2 brevi tratti paralleli posti a cavallo tra le 2 tessere interessate. Inizio facendo il primo punto testa a testa tra le tessere 2 e 3. Entro con l'ago nella tasca 3 e poi con 3 passaggi completo il punto, passando in 2 e poi di nuovo in 3. Con il passo successivo sistemo la disgiunzione tra le tessere 2 e 4. Quindi esco da 3, entro nel tunnel di 4, passo nella tasca di 2, torno nel tunnel di 4 e torno ancora nella tasca di 2. Per uscire con l'ago nel punto che mi serve, sono costretto qui a fare 4 passaggi invece dei soliti 3 richiesti per un punto testa a testa. Proseguendo con la cucitura, incontro i 2 fori e mi limito semplicemente a passare con il filo tra le tessere 4 e 5. Prima di andare oltre, devo legare assieme, in qualche modo, le tessere 5 e 7, che altrimenti si aprirebbero. Sfrutto il fatto che la tessera 7 ha 2 tunnel, quindi entro nel primo tunnel e poi nel secondo, per tornare indietro. Rientro nell'altro lato della tessera 5 e proseguo nella 6, passandoci semplicemente attraverso. Come già fatto per le tessere 2 e 4, sistemo la disgiunzione tra le tessere 6 e 9, facendo 4 passaggi con il filo. Infine metto dei punti testa a testa tra le tessere 8 e 9 prima e 9 e 10 dopo. Esco con il filo dalla tessera 10 e giro il pezzo per proseguire sull'altro lato. Qui in sostanza si rifanno le stesse cose che abbiamo appena visto, perciò vado un po' più veloce. Entro con l'ago nella tessera 10 ed eseguo 3 punti testa a testa tra le tessere 9 e 10, 8 e 9 e 9 e 6. Passo semplicemente con il filo, senza fare alcun punto, nelle tessere 8 e 7. Per unire le tessere 5 e 7 sfrutto i 2 tunnel che questa volta si trovano sulla tessera 5. Entro ed esco dai tunnel per tornare indietro e entrare nell'altro lato della tessera 7. Quindi passo dalla tessera 3 e prima di girare il pezzo eseguo 3 punti testa a testa tra le tessere 2 e 4, 2 e 3 e 1 e 2. Girato il pezzo non resta che un ultimo punto testa a testa tra le tessere 1 e 2 per completare la cucitura. Con le 2 estremità del filo una accanto all'altra è possibile annodare. Fate 3 nodi se usate il filo di nylon. Reinserisco il filo nell'ago e lo faccio passare in un tunnel di una tessera vicino. Tiro per bene per nascondere il nodo e con le forbici taglio.
Ecco la base completata. Tutti i punti critici evidenziati sono stati sistemati. Per completare il porta post-it servono altre 2 righe, sempre zigzag, ma molto più lunghe delle precedenti. Ciascuna conta 28 tessere più 2 mezze tessere per completare le estremità. Fatte le 2 righe, anche queste vanno cucite assieme. Adesso devo unire la base, che è un elemento orizzontale, con le 2 righe che invece devono mantenere una posizione verticale. Significa che la cucitura dovrà in qualche modo fare da raccordo in questo passaggio di direzione e alcune tessere dovranno piegarsi di 90 gradi. Non posso iniziare la cucitura tra base e righe in modo casuale, perché sul porta post-it si deve formare un'apertura. Perciò va individuato il centro di ciascun pezzo e poi questi vanno allineati uno rispetto all'altro come mostrato. Dopo aver fissato un'estremità del filo con una clip, inizio la cucitura con un punto a testa tra le tessere A e W. Tutti i punti che metterò saranno testa a testa. Per chi vuole o ha bisogno di approfondire, ricordo che la cucitura testa a testa è stata spiegata in dettaglio nella lezione 10. In questa prima parte, base e righe mantengono entrambe lo stesso orientamento, non sono perpendicolari una rispetto all'altra. Proseguo con i punti fino alla fine del lato con la tessera E. Dopo aver unito le tessere E ed F, arriva il momento di passare al lato successivo della base. Questa piegatura impone e richiede la rotazione delle 2 righe, che assumono rispetto alla base una posizione verticale. I prossimi punti da fissare sono quelli tra le tessere F ed H. Seguono poi le tessere G ed H. E così via fino alla tessera L. Notate che tra K ed L le righe seguono l'angolo della base che gira di 90 gradi. Adesso devo passare tra le tessere M ed N senza fare nessun punto, perché qui ci sarà l'apertura nella parte frontale del porta post-it. Dalla tessera O riprendo la cucitura testa a testa fino a raggiungere l'altra estremità del filo tra T ed A. Ora non resta che annodare e nascondere il filo. Ma se avete un ago curvo vi consiglio di portare il filo all'interno, annodarlo e nasconderlo qui, dove si vedrà di meno. Con le cuciture abbiamo finito, non resta che dare la forma al porta post-it, piegando più volte tutte le parti in angolo, fino a quando non assume l'aspetto giusto. Poi potremo utilizzarlo. E adesso ecco a cosa servono i 2 fori. Questo porta post-it è stato dimensionato per contenere foglietti adesivi quadrati di 7,6 cm. Bene, è tutto, vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial.